Novembre 1667. Una foresta nel nord della Francia. Immaginate il rumore di passi pesanti nel fango freddo. È notte fonda. Sentiamo il respiro affannato di un uomo in fuga. È un maestro specchiaio veneziano. Nelle sue mani stringe un piccolo cilindro di cuoio. All'interno ci sono appunti cifrati sulle miscele per la fusione del vetro. Un fruscio improvviso tra gli alberi lo fa voltare, terrorizzato. L'immagine sfuma sul rosso vivo della ceralacca, una lettera che porta il sigillo del Consiglio dei 10. Perché uno Stato avrebbe dovuto inseguire un artigiano attraverso l'Europa? Non sappiamo con assoluta certezza se quest'uomo sia mai stato raggiunto da un sicario in quella foresta, ma sappiamo, dai documenti degli inquisitori di Stato, che la Repubblica di Venezia lo stava cercando. Per secoli, il segreto industriale più prezioso d'Europa non è stata un'arma, è stata la formula per manipolare la sabbia. E la Serenissima era disposta a operazioni coercitive implacabili per difenderla. Venezia, infatti, non controllava solo un territorio, controllava un ecosistema perfetto e spietato. Materie prime, persone, conoscenza. Se ti interessano storie come questa, dove tecnologia, potere e strategia si intrecciano, questo è il posto giusto. Qui analizziamo il passato con gli strumenti del presente. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi documentari. Capitolo 1. L'equazione del fuoco e il riassetto urbano. Per capire perché Venezia prese questa decisione, dobbiamo smettere di pensare al vetro come a un oggetto decorativo. Dobbiamo iniziare a considerarlo per quello che era davvero, una tecnologia operativa e strategica. E per arrivare al cuore di questa strategia, dobbiamo partire da un problema molto concreto. Venezia poteva bruciare. Nel XIII secolo la città è un immenso e fitto bosco piantato sull'acqua. Le case, i magazzini, i porticati, tutto è in gran parte costruito in legno. Immaginate la scena, un bagliore improvviso nella notte, le grida della folla lungo le calli strette, il fumo acre che soffoca il respiro e il crepitio furioso delle fiamme che divorano le travi. Un incendio nella zona di Rialto, il cuore commerciale della Repubblica, poteva distruggere in poche ore magazzini riccolmi di spezie e tessuti pregiati. Il danno economico si calcolava in decine di migliaia di ducati d'oro, un colpo capace di mettere in ginocchio lo Stato. È in questo clima che arriviamo all'anno 1291. L'8 novembre, il Maggior Consiglio, il massimo organo politico veneziano, emana un decreto storico. Tutte le fornaci per la lavorazione del vetro devono essere smantellate. La nuova destinazione è Murano, un'isola situata nella laguna nord, ad appena 1 o 2 chilometri dalla città. Per molto tempo questo decreto è stato raccontato come una semplice misura d'emergenza, un modo per salvare la città dal fuoco. Ma la Repubblica di Venezia non agiva per un solo motivo. Il trasferimento a Murano formalizza un processo logistico che era già in atto. Spostare i vetrai significava creare un fossato d'acqua naturale, ma significava anche chiudere quegli uomini e i loro segreti in un perimetro fortemente controllato e isolato. L'isola di Murano viene letteralmente piegata alle esigenze della produzione. Se osserviamo il Rio dei Vetrai, il canale principale, vediamo come l'architettura stessa nasca in funzione di questa industria. Gli approdi sull'acqua permettono di scaricare le materie prime direttamente dentro le fabbriche. Murano diventa il centro nervoso dell'innovazione tecnologica veneziana, esattamente come l'Arsenale, il gigantesco cantiere navale di Stato, accentrava e standardizzava la produzione militare. Le fornaci muranesi erano macchine termiche spaventose e affascinanti. Costruite in mattoni refrattari, bruciavano quantità enormi di legname, soprattutto altano e salice, legni portati via fiume dalla terraferma veneta, scelti con cura perché producevano un calore intenso e un fumo meno opaco.
I maestri costruttori veneziani non conoscevano le leggi moderne della termodinamica, eppure la loro ingegneria empirica rasentava la perfezione. Sfruttando la brezza costante della laguna e calcolando la millimetrica strozzatura delle ciminiere, ottimizzavano il tiraggio dell'aria. Questo permetteva di spingere il fuoco a temperature estremamente elevate e stabili. In pratica, riuscivano a ottenere un fuoco più caldo con meno combustibile. Un vantaggio tecnico formidabile, difficilissimo da replicare nel resto d'Europa. In quelle cupole incandescenti la sabbia perdeva la sua forma, diventava un magma liquido, pronto a farsi flettere dal respiro dei soffiatori e dal sudore degli artigiani. Venezia aveva creato il contenitore perfetto. Ma il fuoco, da solo, non bastava per dominare i mercati dei sovrani e dei papi. Serviva una chimica pura. Serviva un ingrediente segreto, capace di trasformare il vetro comune in un cristallo trasparente come l'acqua di sorgente. E per trovarlo, le navi veneziane dovevano prepararsi a sfidare il mare aperto. Capitolo 2. La chimica di Stato e le rotte del Levante. Il fuoco, da solo, è forza bruta. Per trasformare la sabbia in un capolavoro, il calore estremo deve piegarsi a una formula precisa. E qui entra in gioco il secondo pilastro del nostro racconto, perché Venezia, lo abbiamo detto, non controllava solo un territorio, ma un intero ecosistema logistico e commerciale. Siamo alla metà del 1400. Nelle fornaci di Murano si aggira una figura fondamentale. Si chiama Angelo Barovier. È un maestro vetraio, ma definirlo artigiano è riduttivo. Uomini come lui lavoravano come veri e propri alchimisti. Non avevano la tavola periodica degli elementi, non conoscevano le formule chimiche su carta. Procedevano per prove, errori, intuizioni geniali e fatica fisica. Immaginate la scena. Un maestro vetraio osserva la massa fusa incandescente. L'aria è acida, satura di fumi e polveri. Basta un errore impercettibile, una frazione di secondo di troppo, e ore di duro lavoro vengono distrutte per sempre. Il loro problema principale era uno solo. Il vetro comune, per sua natura, tende ad avere una sfumatura verdognola o bruna a causa delle impurità di ferro presenti nella sabbia. Ma i sovrani d'Europa, i papi, i grandi banchieri non volevano vetri comuni, volevano il cristallo. E per ottenerlo i muranesi avevano bisogno di materie prime che nella laguna non esistevano. È in questo momento che il controllo logistico veneziano fa la differenza. Immaginate il rumore del legno delle galee veneziane, le grandi navi commerciali della Repubblica, che tagliano le onde del Mediterraneo orientale. Nelle loro stive non ci sono solo sete e spezie pregiate, ci sono tonnellate di una polvere grigia e pesante. La chiamavano cenere di Levante, nota anche come allume catino. Questa cenere, ricca di carbonato di sodio, era fondamentale per rendere la sabbia più facilmente fusibile. Pochi altri centri europei potevano contare su una catena di approvvigionamento navale così efficiente. Questo garantiva alle fornaci di Murano un flusso costante e affidabile. Ma questa preziosa cenere doveva essere purificata. In Murano veniva bollita e filtrata in enormi vasche, in un processo lungo e delicato per estrarre i sali più puri. In altre parole, produrre vetro a Murano non era solo difficile, era estremamente costoso. Una singola coppa uscita da queste fornaci diventava un bene di lusso estremo, un oggetto accessibile esclusivamente alle élite più ricche del continente. Eppure, per arrivare alla trasparenza perfetta, mancava un ultimo tocco. Oltre alle ceneri del Levante, le navi portavano a Murano carichi di biossido di manganese, proveniente anche dall'area alpina e piemontese. I maestri muranesi lo usavano come una sorta di sapone per il vetro. Anche senza conoscere la chimica moderna, avevano individuato empiricamente un processo che oggi chiamiamo ossido-riduzione. In pratica, calcolando dosi estremamente precise, il manganese neutralizzava completamente il riflesso verde del ferro. Il risultato era un vetro limpido, inchiostro di luce pura, identico al cristallo di rocca. Un risultato tecnologico che per l'epoca non aveva equivalenti. Tutto questo ci fa capire una cosa fondamentale.
La Serenissima aveva costruito la catena di montaggio perfetta. Materie prime eccellenti, navi veloci, fornaci spietate e ingegneria empirica. Ma c'era un anello debole in questa catena formidabile. La sabbia silicea, le ceneri e il manganese, da soli, non sanno come mescolarsi. A questo punto Venezia non controllava solo una produzione, controllava una conoscenza. E la vera fabbrica del cristallo veneziano non era fatta di mattoni e fuoco, era fatta di memoria. Se i segreti risiedono nella mente di poche centinaia di artigiani, come si fa a impedire che un re straniero li compri? Come si fa a chiudere un'intera comunità in una prigione senza che questa decida di ribellarsi? La risposta di Venezia fu tanto semplice quanto diabolica. Bisognava costruire una prigione fatta d'oro. Capitolo 3. L'architettura del privilegio e il controllo dell'arte. A questo punto della nostra storia sappiamo che Venezia aveva costruito una complessa catena di approvvigionamento. Ma l'ecosistema veneziano, per funzionare in modo perfetto, doveva inglobare e dominare il fattore più imprevedibile di tutti, l'essere umano. Entriamo ora nelle calli strette di Murano. Immaginate il rumore incessante dei ferri di metallo che battono, il vociare concitato degli apprendisti, il calore estremo che deforma l'aria anche fuori dalle botteghe. Le mani che manipolavano il vetro fuso non appartenevano a semplici operai, appartenevano a uomini che detenevano le chiavi di un impero economico. Un giovane apprendista che nasce a Murano in questo periodo sa già che non potrà scegliere dove vivere, ma sa anche che, imparando l'arte del fuoco, potrebbe diventare uno degli uomini più ricchi e rispettati della sua generazione. La Repubblica, infatti, sapeva bene che non si può incatenare un'intera comunità di artisti usando solo la forza. Il malcontento avrebbe generato diserzioni e le fughe avrebbero distrutto il monopolio. La soluzione della Serenissima fu un capolavoro di ingegneria sociale: costruire una prigione dorata. A partire dall'anno 1376, le istituzioni veneziane concedono ai maestri vetrai di altissimo livello uno status giuridico ibrido, quasi unico in tutta Europa. Le figlie dei maestri muranesi ottengono il permesso di sposare i nobili patrizi veneziani e la legge stabilisce che i figli nati da questi matrimoni manterranno intatti tutti i diritti nobiliari. In una società dell'epoca, rigidamente divisa per classi, questa era una concessione inaudita. I maestri godevano di privilegi legali e fiscali e in alcuni casi potevano persino portare la spada al fianco. Erano diventati una forma di aristocrazia fondata non sul sangue, ma sulla conoscenza. Venezia non stava semplicemente premiando i suoi vetrai, stava comprando la loro lealtà. Ma lo Stato veneziano era estremamente pragmatico e non agiva mai da solo. Il controllo capillare veniva delegato all'arte dei vetrai, la potente corporazione di categoria. È qui che risiede il vero patto tra potere pubblico e iniziativa privata. Le regole di questo patto erano scritte in codici severi chiamati mariegole. In altre parole, ogni aspetto della vita e del lavoro era rigidamente regolato. Sfogliando le pergamene di questi antichi statuti si scopre un dettaglio sorprendente. Le mariegole non si limitavano a stabilire la purezza delle materie prime o i divieti di esportazione. Imponevano turni di lavoro e obbligavano tutte le fornaci a spegnere i fuochi nei mesi centrali dell'estate. Ufficialmente il fermo estivo serviva a dare respiro ai lavoratori, stremati da temperature insostenibili, e a fare manutenzione ai forni. Ma dal punto di vista economico, questa pausa forzata aveva anche l'effetto di limitare l'offerta sul mercato internazionale. Il vetro veneziano rimaneva introvabile, desiderato e di conseguenza carissimo. Tuttavia, ogni privilegio ha un prezzo, e sull'isola di Murano il prezzo era la libertà di movimento.
per evitare che spie straniere si infiltrassero nelle fornaci o che qualcuno rubasse l'identità di un maestro per carpire i segreti del mestiere, la corporazione e lo Stato istituirono registri genealogici accurati e costantemente aggiornati. Nascite, matrimoni e morti di ogni singola famiglia vetraria venivano tracciati. Nessuno sfuggiva a questa anagrafe. Insegnare i segreti della fusione ad uno straniero era un crimine gravissimo, ma soprattutto era severamente vietato lasciare i confini della Repubblica senza un'autorizzazione esplicita. I maestri erano ricchi, rispettati e nobilitati, ma di fatto erano strettamente vincolati agli interessi dello Stato. Tutto funzionava in un equilibrio perfetto, basato sul mutuo vantaggio e sul controllo reciproco. Murano era l'ingranaggio più prezioso di un sistema apparentemente infallibile. Eppure la natura umana è difficile da blindare, persino per i cinici burocratici veneziani. Cosa succede quando l'oro e il prestigio non bastano più? Cosa accade quando un maestro decide che i sovrani d'Europa, al di là della laguna, sono pronti a pagare cifre astronomiche per comprare ciò che nessun documento poteva contenere? La sua esperienza. Capitolo 4. Intelligence, coercizione e fughe. Immaginate la nebbia fitta della laguna in una fredda notte d'inverno. Il silenzio assoluto è rotto solo dal rumore ovattato di un remo che affonda nell'acqua scura. Su una piccola barca, un uomo infreddolito si lascia l'isola di Murano alle spalle. Ha solo i vestiti che indossa e la sua preziosa memoria. Non sta fuggendo solo da un'isola, sta fuggendo da un sistema. Nel corso del XVI secolo, l'Europa intera brama il segreto del cristallo. Sovrani e granduchi offrono cifre vertiginose, titoli e terre per convincere i maestri veneziani a disertare, e alcuni, inevitabilmente, cedono alla tentazione. Un maestro vetraio arriva in Vienna, oppure a Firenze. Viene accolto come un tesoro, celebrato dalle corti, ma sa perfettamente che, da quel momento in poi, ogni suo singolo passo sarà osservato. Ma come reagisce un ecosistema quando uno dei suoi ingranaggi vitali tenta di fuggire? La risposta è scritta nero su bianco nei faldoni polverosi dell'Archivio di Stato di Venezia. Leggere oggi un dispaccio degli inquisitori di Stato o le delibere del Consiglio dei 10 è un'esperienza che fa riflettere. Non c'è rabbia in quei documenti antichi, c'è una freddezza geometrica, quasi contabile. I movimenti di un singolo artigiano in fuga venivano tracciati con una precisione paragonabile a quella riservata a questioni militari. Per Venezia, un maestro vetraio in fuga non era un semplice disertore, era una perdita strategica. A coordinare questa rete capillare di sorveglianza erano i baili, erano gli ambasciatori veneziani all'estero, uomini coltissimi e raffinati, figure che, oltre al ruolo diplomatico, svolgevano anche funzioni di raccolta di informazioni. In altre parole, nessuno spariva davvero. Quando un maestro fuggiva, la burocrazia della Serenissima metteva in moto un'escalation formidabile. Prima di tutto arrivavano le minacce scritte, poi scattava la ritorsione in patria. I familiari del fuggiasco, rimasti a Venezia, venivano sottoposti a pressioni, controlli e in alcuni casi a misure restrittive. Era una pressione psicologica logorante, studiata per forzare il rimpatrio dell'artigiano. In molti casi la situazione si risolveva con una lunga e complessa negoziazione. Venezia era profondamente pragmatica, preferiva offrire un'amnistia e riavere indietro il suo talento, piuttosto che perderlo per sempre. Ma le fonti storiche ci dicono anche un'altra cosa. Quando un maestro rifiutava ogni accordo, superava una linea invisibile, smetteva di essere un artigiano ribelle e diventava un pericolo per la sopravvivenza stessa della Repubblica. In queste circostanze, le fonti suggeriscono anche il ricorso a pratiche estreme, come sospetti avvelenamenti mirati. La logica di Stato non ammetteva debolezze. La conoscenza non doveva rafforzare potenze rivali.
Tutto questo ci restituisce l'immagine di una macchina di controllo estremamente efficiente. La rete diplomatica era estesa, le pressioni costanti, la sorveglianza assoluta. L'ecosistema di Murano sembrava blindato contro qualsiasi minaccia esterna. Ma ogni sistema, per quanto sofisticato, ha un limite, e quel limite emerge quando l'avversario non è più un individuo, ma uno Stato. Capitolo 5. Versailles e il lento tramonto del sistema. Parigi, seconda metà del XVII secolo. Immaginate i corridoi del Louvre, il fruscio delle sete pesanti, il rumore dei tacchi sui pavimenti di marmo. Il Re Sole, Luigi XIV, ha un'ambizione smisurata. Vuole costruire la più grande reggia d'Europa a Versailles e per celebrare il suo potere assoluto desidera una galleria immensa, interamente ricoperta di specchi. C'è solo un problema. Fino a quel momento gli specchi perfetti arrivano da un solo posto, Murano, e costano cifre inimmaginabili. Un singolo specchio veneziano, di grandi dimensioni, privo di impurità, era considerato un gioiello rarissimo, un lusso che poteva svuotare le casse di un piccolo ducato. A gestire le finanze francesi c'è un uomo spietato e geniale, Jean-Baptiste Colbert. Colbert capisce una cosa fondamentale. Per spezzare il monopolio veneziano e costruire Versailles non basta comprare il vetro. Bisogna sottrarre alla Serenissima il suo ingranaggio principale, gli uomini. Era una sfida diretta, non solo economica, politica. Attraverso una spregiudicata operazione diplomatica, l'ambasciatore francese a Venezia corrompe i sorveglianti e riesce ad attrarre e far fuggire un piccolo gruppo di maestri specchiai. Li nasconde, li fa viaggiare in incognito attraverso le Alpi e li porta in Francia. È la mossa decisiva che porterà alla nascita della manifattura reale degli specchi, la futura Saint-Gobain. Ma perché la Francia, con tutte le sue immense risorse, aveva bisogno di queste persone? La risposta è il vero segreto tecnico di Murano. Il segreto degli specchi veneziani non era scritto in un libro di ricette chimiche, era un gesto fisico. Per ottenere lastre piane, grandi e prive di distorsioni ottiche, i muranesi avevano perfezionato una delle tecniche più avanzate dell'epoca. Soffiavano un grande cilindro di vetro incandescente, lo tagliavano a caldo lungo il lato e lo spianavano su una piastra di ferro. Era una conoscenza puramente cinetica, una memoria muscolare, legata al respiro, alla forza e al polso del maestro. Era un'arte difficilmente trasferibile senza la presenza diretta dell'artigiano. Colbert non aveva sottratto un segreto, aveva spostato un sapere. Questa, che è una delle operazioni più significative di trasferimento tecnologico dell'epoca, segna un punto di non ritorno. In altre parole, il monopolio veneziano aveva trovato il suo limite. Tuttavia, la fine non fu un crollo improvviso, fu un lento, inesorabile tramonto. Il know-how, una volta uscito in modo definitivo dalla laguna, iniziò a diffondersi in tutta Europa. Le corti straniere impararono a fare a meno di Venezia. Nel frattempo, il mondo intero stava cambiando fisionomia. L'apertura delle grandi rotte oceaniche aveva spostato l'asse commerciale dal Mediterraneo all'Atlantico. Le grandi galee veneziane, che un tempo dominavano i mari per importare le preziose ceneri del Levante, perdevano progressivamente la loro centralità logistica. Venezia non aveva perso solo una competizione tecnologica, stava perdendo il controllo del suo ecosistema. Murano non è stata solo un'isola, è stata un esperimento, un sistema in cui uno Stato ha provato a controllare tutto: le materie prime, le rotte commerciali, la produzione e persino la conoscenza. Per secoli ha funzionato, poi qualcosa è cambiato, perché la conoscenza,
indifferente al vetro, non può essere contenuta per sempre. Può essere protetta, rallentata, difesa, ma prima o poi trova una via d'uscita. E quando accade non è solo un monopolio a crollare, è un intero equilibrio economico che si trasforma. Oggi parliamo di microchip, brevetti, intelligenza artificiale, ma la domanda è la stessa di 7 secoli fa. Si può davvero controllare ciò che le persone sanno? Se questo viaggio nei meccanismi nascosti della storia ti è appassionato, iscriviti al canale. Qui analizziamo il passato per capire il presente. E noi ci vediamo al prossimo documentario.